Non ho ancora recensito tramite un video dedicato l'Apple Watch Serie 3 che utilizzo ogni dì. Oramai non ha più un senso pubblicarci un contenuto, magari farò un confronto con un futuro modello per quando effettuerò il passaggio di generazione. Per il momento funziona bene, la batteria riesce a durare per 2 giornate e ha il penultimo sistema operativo supportato, quindi anche utilizzabile sotto l'aspetto delle funzionalità. Le spese per gli accessori sono quindi per me giustificate, infatti ho provveduto da poco a cambiargli il cinturino. A quello precedente gli si è rotta la parte di attacco. Dopotutto ha fatto il suo tempo e bisognerebbe comprendere anche il suo valore. Con 5 euro lo comprai. Comunque, quest'ultimo non è stato il primo. Ne ho usato un altro in fluoro elastomero di colore nero, il classico che si trovava e si trova tuttora nelle confezioni dell'Apple Watch stesso, non solo per la serie 3 quindi. Dopo un giorno di decisioni, lo prendo di quel materiale, lo prendo solo loop, lo prendo economico, però mi arriva dopo 2 mesi, lo prendo usato eccetera, alla fine ho trovato una serie di inserzioni su eBay, gestite da un unico venditore, con le seguenti caratteristiche. Nuovi, originali Apple con relativa confezione a meno della metà del loro costo di listino. Insomma, meglio di così non poteva avere. Ho optato per una vecchia serie, non più acquistabile dal sito Apple da diverso tempo, se non anni. Woven Nylon. Essendoci più temi, 7 in totale, ho puntato sulla variante Scuba Blue. Sono stati presentati nell'evento del 21 marzo 2018, nelle taglie da 38 e 42 mm, con listino di $49. Come dà nome, il materiale è il nylon, con una struttura intrecciata. Il tutto consente di avere un cinturino robusto. Con questa qualità, come abitualmente offre Apple, si ha la sensazione di toccare del tessuto. Innanzitutto, è più leggero rispetto ad altri. Non ho potuto fare una misurazione oggettiva, ma a sensazione ho notato subito una bella differenza. Non provoca odori sgradevoli, come accade con la gomma, col silicone e materiali di questo tipo. Questo lo posso decisamente confermare, comparando la situazione che si verificava coi precedenti cinturini utilizzati. Fra l'altro, con quest'ultimi, delle volte, si appiccicavano addirittura alla pelle, lasciando di conseguenza la forma. Anche qui, per carità, può capitare, ma più difficilmente, da quanto ho notato. È sottile, è stato apprezzato da molti questo aspetto. Addirittura alcuni lo hanno rimpianto provando la serie NATO che è più spessa, sempre con natura in nylon. Il passante ha la giusta misura per compiere la sua azione. Si tiene fermo per quando impostato ad una determinata altezza. Questa serie sicuramente strizza l'occhio all'eleganza, non estremamente, ma può benissimo essere accorpata a camicie e maglioni di un certo spessore. Quelli che ho avuto in passato possono giusto andare con un abbigliamento in tuta, in situazioni comuni, non di più se si vuole seguire il galateo. Fattore distintivo è anche il metodo di chiusura, che è più tradizionale, con la classica fibbia, a detta di molti più sicuro rispetto a questo qui, come lo hanno avuto i miei precedenti cinturini. Ricollegando anche la presenza del passante, è un cinturino non di immediata applicazione come può accadere per altri. Bisogna sempre guardarci per quando lo si chiude, controllando in primis l'aggancio che deve passare in uno dei 12 fori. Riguardo quest'ultimi, immagino che se ne possono aggiungere manualmente, però penso che bastino quelli già fatti per la maggior parte dell'utenza. L'unico difetto riscontrato, anche se è naturale che si presenti per via della composizione del materiale, è la piega che rimane anche quando non lo si indossa. Bisogna per così dire stirarlo, giocarci un po' per attenuare questo dosso o collinetta da come lo si vede. Non è comunque un disagio importante. Sicuramente è peggio avere impressa la forma sulla pelle o sentire puzza su di essa.
Il video non finisce qui. Ne approfitto, visto che in questo appuntamento ho parlato di un prodotto Apple, per aggiornarvi su altri 2 acquisti che ho fatto in questi mesi, riguardanti appunto questo ecosistema. Il primo è il caricatore MagSafe adoperato sul mio attuale iPhone SE 2020. L'ho acquistato sempre su eBay, mi pare anche questo a meno rispetto al prezzo dettato da Apple. Vabbè, tralasciando questo dettaglio, come va? Bisogna utilizzarlo chiaramente con un caricabatteria da almeno 20 watt, come consiglia Apple stessa. Altrimenti non c'è un'effettiva ricarica del dispositivo. Inizialmente non ne ero a conoscenza di tale raccomandazione, quindi stupidamente lo abbandonai nel cassetto. Poco tempo fa l'ho ripreso, il mio cervello si è evoluto in ragionamento ed ecco che il suo lavoro lo svolge adeguatamente, anche se i tempi di ricarica rimangono lunghi rispetto all'uso del tradizionale cavo. È comodo per via che lo smartphone lo si mette e lo si prende dalla basetta con immediatezza, senza fare il solito attacco e stacco. Si appoggia e via. Ecco. Ribadisco che non è totalmente indicato per iPhone SE, poiché è assente il sistema magnetico, perciò si perde una funzionalità. Inoltre, l'hardware immagino che non sia stato adeguato perfettamente per questo oggetto. Delle volte capita che il dispositivo si scolleghi automaticamente dalla fonte di alimentazione, siccome si surriscalda. Viene proprio restituita una notifica che avverte tale situazione. In conclusione, acquistatelo se possedete l'ultimo modello di punta, perché mi pare che nemmeno il modello 2022 di SE lo supporti appieno questo MagSafe. Secondo articolo, cavo Lightning Jack per le AirPods Max. Ci ho ritentato ad acquistarlo, siccome non mi era funzionato con quello in mio possesso. Ne ho parlato in un video interamente dedicato ai problemi riscontrati con queste cuffie. Ho ritentato, pensando all'aggiornamento installato attualmente sulle Max. Magari, dico io, è stato corretto qualcosa, e invece no, non funzionano in modalità cablata. È quindi proprio il modello difettoso che ho acquistato, non c'è niente da fare. In descrizione lascio gli indirizzi web che rimandano alle inserzioni del MagSafe e del cavetto, magari siete intenti all'acquisto e così potete constatare le caratteristiche tecniche di questi 2 prodotti. La pagina del venditore di eBay per quanto riguarda il cinturino non ve la lascio. Non c'è di mezzo una collaborazione, è un prodotto datato e probabilmente interessa a pochi. Prendete quindi questo video come un esempio per altri cinturini similari. Che approccio è consigliato seguire, silicone o meno per intenderci. Non lascio chiaramente nemmeno la pagina ufficiale Apple, siccome non è più disponibile, non è possibile vedere la pagina vera e propria su questa serie Woven Nylon. È un grande peccato che non ci sia più, secondo me doveva essere in qualche modo mantenuta. Andava bene magari anche un cambio di nome, qualche modifica leggera, ma questo trio di colori in stile doppia faccia, double face, sarebbe stato bello averli tuttora.